Una sera un cliente viene da me in cantina, compra una bottiglia di Malvasia e se ne va. Il giorno dopo ritorna con la bottiglia aperta, forse ha bevuto un bicchiere alla grande e mi fa: ma questo vino è torbido? E gli dico: sì, ok, è torbido perché ha avuto una macerazione, un processo di fermentazione spontanea e non è stato filtrato. Ah, ok, ma se quelle robe moderne non filtrate. Sì, ma è buono o non è buono? Sì, è molto buono, complimenti. Nel 2013 ho vinificato per la prima volta da solo, però con metodi convenzionali. Poi ho avuto la fortuna di conoscere un grande produttore, Uroš Klabijan, che abita vicino al mio paese, a Ospo, in Slovenia. Lui mi ha fatto conoscere il mondo dei vini naturali. Così nel 2016 ho fatto la prima prova di vinificazione con lieviti indigeni e dal 2017 l'intera produzione dei miei vini avviene usando solo lieviti indigeni, cioè lieviti che si trovano già in vigna, già sull'uva. Come ogni cambiamento non è mai ben visto, ben accettato. Il più scettico era mio papà, che sto al posto del vino non è che farò azedo. Poi però si è ricreduto, ha visto i risultati e ora preferisce anche lui quel tipo di vino. Ci troviamo nella valle del Brec, quindi non parliamo più di Carso, ma siamo già in Istria. Una volta ero da Damian Podversic in visita in cantina e mi ha detto: Dolina è molto simile al Collio, però noi abbiamo anche il mare. Quindi questa è una terra che ha un grande potenziale e dobbiamo lavorare per esprimerla al meglio. Produco vini solo da varietà autoctone, quindi Malvasia, Vitosca e Refosco. Oltre al vino produciamo anche l'olio extravergine d'oliva e anche in questo caso sono orientato sulla varietà autoctona bianchera. Una citazione, una frase che secondo me mi rispecchia moltissimo, che per fare un grande lavoro devi amare ciò che fai. Questo mi fa pensare soprattutto quando nel 2012 lavoravo come impiegato e mi sono licenziato. Mi sono licenziato semplicemente perché mi svegliavo ogni mattina e non mi andava di fare quel lavoro. Tutto è cambiato quando ho iniziato a lavorare in vigna. Ti svegli la mattina e non ti pesa niente. Quando andavo a scuola i miei amici carsolini mi prendevano sempre in giro dicendomi: come sei, Strian? E io gli rispondevo sempre: ma cosa volete voi contadini? Non avete nemmeno le auto, girate in trattore. Adesso dopo anni che ci rivediamo, ci ridiamo ancora su e mi fanno: però chi è adesso che va col trattore in giro? Quando sono stressato e per un po' staccare dal mondo reale, mi piace andare a camminare vicino a casa mia attraverso Sturk per andare poi verso Gleboek-Petuek. Lì mi fermo e osservo l'acqua che scorre, mi siedo e mi rilasso. Poi vado a camminare avanti verso Caresana, Matscolie, verso Smarten, a osservare i tantissimi appezzamenti, vigne abbandonate e mi piace sognare che magari un giorno quelle vigne saranno di nuovo coltivate.
L'altra cosa che mi piace del mio lavoro è che lavoro da solo, in vigna, immerso nella natura, con gli uccellini, con i caprioli, e questo mi aiuta tantissimo a rilassarmi e non mi sembra nemmeno di lavorare. Questo territorio ha un profumo, è il profumo di verde che si sente tra aprile e inizio maggio. È un profumo che mi ricorda la Maienza, l'antica festa del paese. Ed è il profumo della natura che si sta risvegliando.